Se potessi conoscere il giorno esatto in cui morirai, vorresti davvero saperlo? Forse la risposta ti sembra semplice, forse stai già pensando che sì, la verità è sempre meglio dell'ignoranza, ma prova a immaginarlo davvero. Domani qualcuno ti consegna un foglio, sopra c'è una sola data, nient'altro, nessuna spiegazione, nessun modo per cambiarla, solo il giorno in cui la tua vita finirà. Da quel momento ogni compleanno avrebbe un significato diverso. Ogni viaggio, ogni persona che incontrerai, ogni scelta, ogni promessa, perfino il tempo smetterebbe di essere quello che conosci, perché il futuro all'improvviso non sarebbe più un mistero, sarebbe una condanna. Da migliaia di anni gli esseri umani cercano di convincersi di essere padroni della propria vita. Costruiamo città, scriviamo leggi, inventiamo macchine capaci di vedere oltre le stelle, pianifichiamo il domani come se bastasse desiderarlo per renderlo reale. Eppure basta un solo istante perché ogni certezza si sgretoli. Una parola pronunciata nel momento sbagliato, una strada scelta invece di un'altra, un incontro casuale, un ritardo di pochi secondi. Piccoli eventi che sembrano insignificanti e che, guardandoci indietro, hanno cambiato completamente il corso della nostra esistenza. E allora nasce una domanda che accompagna l'umanità da quando esiste. Le nostre decisioni costruiscono davvero il nostro futuro? Oppure stanno semplicemente seguendo un percorso già tracciato? È una domanda così antica da aver attraversato imperi, religioni e civiltà, una domanda davanti alla quale persino i filosofi hanno esitato, persino i re, persino gli dei. Nella mitologia greca esistevano tre figure che non combattevano guerre, non governavano gli oceani, non lanciavano fulmini, non pretendevano templi, eppure il loro potere era così assoluto che persino Zeus, il sovrano dell'Olimpo, abbassava lo sguardo davanti a loro, perché esiste una forza che nessuna corona può comandare, una forza che accompagna ogni nascita e attende silenziosamente ogni ultimo respiro. I greci le chiamavano Moire, le tessitrici del destino, ma ridurle a tre antiche dee sarebbe un errore, perché la loro storia non parla soltanto del mondo antico, parla di noi, di ogni volta che ci siamo chiesti se una scelta avrebbe potuto cambiare tutto, di ogni occasione perduta, di ogni rimpianto, di ogni momento in cui abbiamo pensato se quel giorno avessi fatto qualcosa di diverso. Forse è proprio per questo che continuiamo ancora a raccontare la loro leggenda, perché il vero mistero non è sapere chi fossero le Moire, il vero mistero è capire se proprio in questo istante stiamo scegliendo il nostro destino, oppure lo stiamo semplicemente vivendo. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le tessitrici del cosmo. C'è una cosa curiosa che accade ogni volta che gli uomini cercano di raccontare l'origine del mondo. Qualunque civiltà tu osservi, troverai sempre qualcuno disposto a spiegarti da dove arriva il sole, chi abbia creato il mare o quale dio abbia acceso per primo le stelle. I greci facevano lo stesso. Conoscevano la nascita di Zeus, ricordavano l'infanzia di Apollo, tramandavano le imprese di Atena, come se qualcuno fosse stato davvero presente ad assistervi. Poi però il racconto arrivava alle Moire. Ed era lì che le certezze iniziavano a sgretolarsi. Ogni anziano raccontava una storia diversa, ogni poeta sembrava averne ascoltata un'altra. Era quasi impossibile trovare due versioni identiche. Alcuni dicevano che fossero nate dalla notte, quando il mondo era ancora immerso in un'oscurità così antica da precedere perfino il sorgere del tempo. Immaginavano tre figure silenziose emergere da quel buio primordiale, come se il destino fosse esistito ancora prima degli dei, che un giorno avrebbero governato il cielo. Altri preferivano un racconto ancora più enigmatico, parlavano di una forza che i greci chiamavano Ananche, la necessità. Non era una dea nel senso in cui lo erano Era o Afrodite, era qualcosa di più difficile da afferrare,
mare, la legge invisibile che tiene insieme l'universo, il motivo in cui il sole continua a sorgere ogni mattina e l'inverno lascia sempre posto alla primavera. Secondo quella tradizione, le Moire appartenevano proprio a quella forza, erano nate insieme alla necessità delle cose, come se il destino fosse una trama già intrecciata nell'universo, molto prima che gli uomini imparassero persino a pronunciare il nome degli dei. Poi c'era un terzo racconto, forse il più rassicurante. Secondo alcuni poeti, le Moire erano figlie di Zeus e di Temi, la dea della giustizia divina. Quella versione sembrava mettere ordine nel caos. Se Zeus era il loro padre, allora il destino faceva parte del suo regno. Era un pensiero confortante, significava che qualcuno, da qualche parte, governava davvero ogni cosa. Eppure bastava ascoltare gli stessi miti fino in fondo perché quella sicurezza iniziasse a incrinarsi. Perché se davvero Zeus aveva dato loro la vita, come mai perfino lui sembrava fermarsi davanti ai loro giudizi? Perché il sovrano dell'Olimpo, capace di abbattere giganti con un fulmine, accettava decisioni che non aveva preso lui? I greci non riuscirono mai a trovare una risposta definitiva e forse non la cercavano nemmeno. Con il passare dei secoli, tutte quelle versioni continuarono a vivere una accanto all'altra. Nessuna cancellò le altre, come se ogni racconto custodisse un frammento della stessa verità. Ed è proprio questo il dettaglio che rende le Moire diverse da qualunque altra figura della mitologia greca. Quando gli antichi parlavano di Zeus, immaginavano un re. Quando parlavano di Poseidone, vedevano il mare. Quando pronunciavano il nome di Ade, pensavano agli inferi. Le Moire, invece, sembravano appartenere a qualcosa che sfuggiva perfino all'immaginazione. Era come cercare di raccontare l'origine del tempo, o il primo battito del cuore del mondo. Forse per questo nessuno riuscì mai a mettersi davvero d'accordo. Perché la domanda non era soltanto da dove vengono le Moire. La vera domanda era molto più profonda: da dove nasce il destino? E mentre i poeti continuavano a discutere, mentre le generazioni cambiavano e gli imperi cadevano, quella domanda rimase sospesa nell'aria, attraversando i secoli fino a raggiungere anche noi. Perché ogni volta che proviamo a capire se la nostra vita sia davvero nelle nostre mani, in fondo, stiamo ancora cercando la stessa risposta che cercavano gli antichi greci. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando parlano di ciò che nessun uomo ha mai potuto fermare, perché il tempo, la nascita e la morte non hanno mai chiesto il nostro permesso. E prima di proseguire dentro la storia delle Moire, fermati un istante e chiediti: se ogni scelta che hai fatto ti avesse sempre condotto nello stesso punto, l'avresti davvero chiamata libertà? Capitolo 2. Il mestiere delle Moire. Se i greci avessero potuto osservare un solo luogo nascosto agli occhi degli uomini, probabilmente avrebbero scelto quello in cui lavoravano le Moire. Non un palazzo d'oro sull'Olimpo, né una sala del regno di Ade, ma uno spazio silenzioso dove il tempo sembrava scorrere con un ritmo diverso, mentre il destino di ogni essere vivente passava lentamente tra tre paia di mani. Nessun mito racconta dove si trovasse davvero quel luogo. Alcuni poeti lo immaginavano ai confini del cosmo, altri vicino agli dei più antichi. In fondo la sua posizione aveva poca importanza. Ciò che contava era il lavoro che vi si svolgeva, un lavoro che non conosceva pause, perché ogni nascita aggiungeva un nuovo filo al telaio e ogni morte ne segnava la conclusione. La prima a ricevere quel filo era Cloto. Gli antichi la raffiguravano con un fuso tra le dita, mentre da un semplice ciuffo di lana prendeva forma qualcosa di molto più prezioso. Ogni volta che il fuso iniziava a ruotare, una nuova vita entrava nel mondo. Per un re, per un guerriero, per un contadino o per un bambino destinato a vivere nell'ombra, l'inizio era sempre lo stesso, un filo sottile che iniziava lentamente a distendersi. Quando quel gesto era compiuto, il filo passava nelle mani di Lachesi. Il suo compito era accompagnarlo lungo tutta la sua lunghezza, osservandolo crescere senza mai perdere la misura. I greci immaginavano che nulla venisse lasciato al caso. Ogni esistenza seguiva il proprio percorso
percorso mentre quel filo continuava ad allungarsi, attraversando gli anni, gli incontri, le guerre, le partenze e i ritorni. Tutto ciò che una persona avrebbe vissuto sembrava scorrere davanti alle sue mani con la stessa naturalezza con cui un tessitore osserva nascere il disegno del proprio telaio. Alla fine rimaneva Atropo. Il suo nome significava colei che non può essere evitata, ed era l'ultima a toccare quel filo. Quando il suo lavoro arrivava, bastava un solo gesto delle cesoie perché quel percorso si concludesse. I miti non descrivono quel momento con rabbia o violenza, lo raccontano con la semplicità con cui termina ogni cosa destinata ad avere una fine, come il giorno che lascia spazio alla notte o una stagione che lentamente cede il posto alla successiva. È curioso che i greci abbiano immaginato il destino proprio in questo modo. Per loro non era un decreto inciso nella pietra, ma un lavoro paziente, ripetuto all'infinito, affidato a tre figure che non combattevano, non governavano eserciti e non cercavano la gloria. Continuavano semplicemente a fare ciò che avevano sempre fatto. Mentre intorno a loro gli uomini costruivano città, gli eroi partivano per le loro imprese e perfino gli dei vedevano cambiare il mondo. Forse è proprio questa calma a renderle così affascinanti. Nei miti tutto sembra muoversi continuamente, gli dei discutono, gli eroi viaggiano, i mostri emergono dall'oscurità, le moire invece restano sempre al loro posto. E mentre ogni altra storia cambia, il rumore del filo che scorre tra le loro dita continua identico da quando il mondo ha avuto inizio. Se per un istante quel silenzio potesse prendere voce, forse sentiremmo soltanto queste parole. Ogni giorno vi chiedete quanto sarà lungo il vostro filo. Noi invece continuiamo semplicemente a intrecciarlo. Capitolo 3. Quando perfino Zeus abbassava lo sguardo. Se c'è un'immagine che la mitologia greca ci ha insegnato a riconoscere, è quella di Zeus seduto sul trono dell'Olimpo. Basta pronunciare il suo nome e la mente corre subito ai fulmini, al cielo, al sovrano degli dei. Per gli antichi greci era lui l'autorità suprema, colui che aveva sconfitto i titani, diviso il mondo con i suoi fratelli e imposto un nuovo ordine all'universo. Eppure, tra le centinaia di racconti che parlano di lui, ce n'è uno che passa quasi inosservato e che cambia completamente la prospettiva. Esisteva qualcosa davanti a cui persino Zeus si fermava. Nel viaggio dedicato a Zeus abbiamo visto il sovrano dell'Olimpo imporsi su dei e titani, distribuire fulmini e decidere il destino di interi regni. Eppure esisteva qualcosa che nemmeno lui poteva comandare. Davanti alle Moire, persino il padre degli dei doveva arrestarsi. È un dettaglio sorprendente perché i greci avrebbero potuto raccontare una storia molto diversa. Avrebbero potuto fare delle Moire semplici esecutrici della volontà di Zeus, tre divinità incaricate di svolgere un compito deciso da qualcun altro. Sarebbe stato più semplice, più ordinato, più facile da comprendere. Invece lasciarono aperta una possibilità molto più inquietante, che perfino il re degli dei dovesse convivere con un limite. Questa idea attraversa molti miti senza mai essere spiegata del tutto. Zeus può discutere, può intervenire, può provare a proteggere gli uomini che ama o favorire gli eroi a cui è legato, ma quando il destino ha già tracciato il proprio corso, anche il suo potere sembra rallentare. È come osservare un re capace di comandare un intero impero che, arrivato davanti a una porta, scopre di non possedere la chiave. È proprio questo a rendere le Moire così diverse da tutte le altre divinità. Non governavano il mare come Poseidone, non custodiscono gli inferi come Ade, non guidano le guerre come Ares. Eppure il loro potere attraversa ognuno di quei regni, perché qualunque cosa accada, qualunque dio agisca, qualunque battaglia venga combattuta, il loro lavoro continua a esistere. Anche Apollo, il dio della luce, della musica e della profezia, conosce bene questo confine. I suoi oracoli rivelano ciò che deve accadere, ma conoscere il futuro non significa riscriverlo. Chi si reca a Delfi riceve una risposta, non una possibilità di cambiare ciò che è stato annunciato. È una differenza sottile eppure fondamentale. Apollo illumina il cammino, le Moire custodiscono il punto in cui quel cammino conduce.
Perfino Ade, il sovrano del regno dei morti, rappresenta un limite che spesso viene frainteso. Gli inferi appartengono a lui, ma il momento in cui un'anima vi giunge non dipende dal suo volere. Ade accoglie, governa, mantiene l'ordine del suo regno. Quel momento però arriva soltanto quando il lavoro delle Moire è compiuto. È quasi come se ogni grande divinità dell'Olimpo regnasse su un frammento del cosmo, mentre le Moire custodissero la trama che tiene uniti tutti quei frammenti. Ed è probabilmente questo il motivo per cui gli antichi non sentirono mai il bisogno di stabilire con precisione chi fosse davvero al di sopra di chi. Per loro il mondo era molto meno rigido di quanto immaginiamo oggi. Il potere di Zeus era immenso, quello delle Moire era semplicemente diverso. Dove finiva l'autorità del re degli dei, iniziava qualcosa che apparteneva all'ordine stesso dell'universo. È un'idea che ricorre spesso nella mitologia greca. Anche la divinità più potente conserva sempre la consapevolezza di avere un confine. Nessuno possiede il controllo assoluto, e forse è proprio questo equilibrio a impedire che il mondo precipiti nel caos. Per gli uomini dell'antica Grecia doveva essere una riflessione rassicurante e inquietante allo stesso tempo. Se perfino Zeus accettava l'esistenza di un limite, allora quel limite apparteneva davvero a ogni cosa. Ed è forse qui che le Moire smettono di apparire come semplici figure del mito. Diventano il punto in cui perfino gli dei ricordano di essere parte di qualcosa di più grande. Capitolo 4. Quando gli uomini provarono a sfidare il destino. C'è una domanda che attraversa quasi tutta la mitologia greca, una domanda che ritorna ogni volta che un uomo ascolta una profezia e decide di ribellarsi. Che cosa accadrebbe se, conoscendo il proprio destino, provassimo a cambiare strada? È una domanda che sembra semplice almeno finché resta soltanto un pensiero. Poi arriva il momento in cui qualcuno riceve una risposta dagli dei e da quell'istante ogni scelta smette di essere soltanto una scelta. Ogni passo viene compiuto con il dubbio di stare andando nella direzione giusta oppure proprio verso ciò che si voleva evitare. Nessuno incarna questo timore meglio di Edipo. Prima ancora che nascesse era già stata pronunciata una profezia terribile: avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. Per chiunque ascoltasse quelle parole esisteva una sola soluzione: impedire che quel bambino crescesse. Così venne abbandonato tra le montagne, con la speranza che la natura facesse ciò che gli uomini non avevano avuto il coraggio di compiere. Ma il destino ha un modo curioso di attraversare gli eventi. Quel bambino sopravvisse, fu raccolto da altri, crebbe lontano dalla sua vera famiglia e quando anche lui venne a conoscenza della profezia prese una decisione che a prima vista sembrava la più saggia possibile. Lasciò la città in cui era cresciuto per proteggere quelli che credeva essere i suoi genitori. Fu proprio quel viaggio ad accompagnarlo verso il padre che non aveva mai conosciuto. Ogni tentativo di allontanarsi dalla profezia lo condusse un passo più vicino al suo compimento. E questo è il particolare che rende il mito di Edipo così inquietante ancora oggi. L'errore non nasce dalla cattiveria, nasce dal desiderio sincero di fare la cosa giusta. Anche Achille si trovò davanti a una scelta. Sua madre, Teti, conosceva il futuro del figlio. Se fosse rimasto lontano dalla guerra di Troia, avrebbe avuto una vita lunga, una famiglia, la possibilità di invecchiare. Se invece fosse partito con gli altri eroi, il suo nome sarebbe diventato immortale, ma la sua vita sarebbe stata breve. Per un periodo provò davvero a nascondersi. Travestito da ragazza, visse tra le figlie del re Licomede, nella speranza che la guerra iniziasse senza di lui. Poi arrivò Odisseo. Con un semplice stratagemma smascherò il giovane guerriero e Achille comprese che il momento tanto temuto era finalmente arrivato. A quel punto salì sulla nave, diretto verso Troia, non perché ignorasse ciò che lo aspettava, ma perché aveva scelto quale vita desiderava vivere. Ed è proprio questa scelta ad averlo reso uno degli eroi
eroi più ricordati della mitologia greca. C'è poi una storia ancora meno conosciuta, ma forse ancora più simbolica, quella di Meleagro. Alla sua nascita le Moire apparvero accanto alla culla e annunciarono che la sua vita sarebbe durata finché un piccolo ceppo di legno, acceso nel camino quella notte, fosse rimasto intatto. Sua madre, sconvolta da quella rivelazione, strappò immediatamente il ceppo dal fuoco e lo nascose nel punto più segreto della casa. Per anni visse convinta di aver ingannato il destino. Quel pezzo di legno rimase al sicuro, lontano da chiunque, mentre Meleagro cresceva diventando uno dei più grandi eroi della sua generazione. Poi arrivò il giorno in cui il figlio uccise i fratelli della madre durante una violenta disputa. Il dolore lasciò spazio alla rabbia. La donna recuperò il ceppo che aveva custodito per tutta la vita e lo gettò di nuovo tra le fiamme. Mentre il legno si consumava, anche la vita di Meleagro giungeva lentamente al termine. Non era stato il destino a cercare quella madre, era stata la vita stessa a riportarla davanti alla scelta che aveva creduto di poter evitare. E poi c'è Sisifo. Tra tutti gli uomini della mitologia greca, probabilmente fu quello che più di ogni altro cercò di dimostrare che perfino la morte potesse essere ingannata. Con l'astuzia riuscì addirittura a incatenare Thanatos, fermando la morte per tutti gli esseri viventi. Per un breve momento sembrò aver vinto davvero. Nessuno moriva più. Gli dei osservavano un mondo che aveva smesso di seguire il proprio corso, ma un equilibrio spezzato è destinato prima o poi a ricomporsi. Quando Thanatos venne liberato, Sisifo fu trascinato negli inferi e condannato alla pena che conosciamo ancora oggi: spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna soltanto per vederlo rotolare di nuovo a valle, all'infinito. Abbiamo già attraversato gli inferi insieme a Orfeo, un uomo che sfidò la morte per amore, ma nemmeno il più grande dei musicisti riuscì davvero a spezzare ciò che le Moire avevano già stabilito. In fondo, il suo viaggio ci ricorda la stessa lezione: non tutte le perdite possono essere vinte. Edipo, Achille, Meleagro, Sisifo, 4 storie diverse, 4 uomini convinti che una decisione, un gesto o un sacrificio potessero cambiare ciò che li attendeva. Eppure, ascoltandole una dopo l'altra, si ha quasi l'impressione che le Moire non abbiano mai avuto bisogno di rincorrerli. Sono loro, inconsapevolmente, a tornare sempre davanti alle stesse 3 figure, come viandanti che nel tentativo di uscire da una foresta continuano a ritrovarsi nello stesso identico punto. Ed è proprio qui che i miti greci iniziano a insinuare una domanda molto più sottile. Se ogni tentativo di cambiare il destino finisce per diventare parte del destino stesso, quanto sono davvero libere le nostre scelte? Capitolo 5. Il destino era davvero inevitabile? Dopo aver ascoltato storie come quelle di Edipo, Achille o Sisifo, è quasi impossibile evitare una domanda. I greci credevano davvero che ogni istante della loro vita fosse già scritto? Perché se fosse stato così, ogni scelta perderebbe significato. Amare qualcuno, partire per un viaggio, affrontare una guerra o perfino decidere di restare immobili. Tutto diventerebbe parte di un copione già completato prima ancora della nostra nascita. Eppure la Grecia è anche la terra che ha insegnato all'Occidente a dubitare. È la terra dove uomini e donne hanno trascorso intere giornate discutendo nelle piazze, mettendo in discussione perfino gli dei, convinti che una domanda valesse più di una risposta accettata senza riflettere. Era inevitabile che, prima o poi, qualcuno rivolgesse quello stesso dubbio alle Moire. Davvero il destino decide ogni cosa? Oppure esiste uno spazio, anche piccolo, in cui l'essere umano può scegliere chi diventare? Fu una domanda che accompagnò generazioni di filosofi e nessuno arrivò alla stessa conclusione. Gli stoici osservavano il mondo
come un'immensa armonia. Ai loro occhi l'universo seguiva un ordine perfetto, una trama invisibile che teneva insieme ogni evento. L'uomo non aveva il potere di cambiare quella trama, ma possedeva qualcosa di altrettanto importante, la possibilità di decidere come affrontarla. Per questo, secondo loro, la vera libertà non consisteva nel cambiare il destino, ma nel cambiare se stessi. Immagina un marinaio sorpreso da una tempesta. Può imprecare contro il mare, può disperarsi, può desiderare che il vento cambi direzione, oppure può affrontare il timone e cercare di governare la nave nel miglior modo possibile. La tempesta rimane la stessa, è il marinaio a scegliere chi essere mentre la attraversa. Molti secoli dopo, questa idea continua ancora a parlarci con una forza sorprendente. Platone guardava la questione da un'altra prospettiva, credeva che l'anima fosse molto più antica del corpo e che, prima ancora di nascere, avesse già contemplato una realtà più grande. Nei suoi racconti il destino esiste, ma l'uomo conserva sempre la responsabilità delle proprie azioni. La vita non è una strada percorsa a occhi chiusi, è un cammino in cui ogni decisione continua ad avere un peso. Aristotele, invece, riportò quella riflessione con i piedi per terra. Osservava il mondo concreto, le persone, il modo in cui costruiscono il proprio carattere giorno dopo giorno. Per lui nessuno nasce coraggioso o giusto, lo si diventa attraverso le abitudini, le scelte, gli errori ripetuti e le decisioni prese quando nessuno ci osserva. Se tutto fosse già stabilito in ogni dettaglio, allora parlare di virtù perderebbe significato. Eppure Aristotele dedicò tutta la sua vita proprio a capire come un essere umano possa diventare migliore. 3 uomini, 3 modi diversi di guardare la stessa domanda, e nessuno di loro sentì il bisogno di cancellare completamente le Moire. Questo forse è l'aspetto più affascinante della cultura greca. Il mito e la filosofia non combattono tra loro, si osservano, si interrogano, a volte sembrano perfino contraddirsi, ma continuano a convivere come 2 persone sedute allo stesso tavolo che, pur partendo da idee diverse, stanno cercando la medesima risposta, ed è per questo che le Moire sono sopravvissute anche fuori dai racconti mitologici. Per alcuni rappresentavano una forza reale che guidava il mondo, per altri erano l'immagine perfetta di una domanda che nessun essere umano avrebbe mai smesso di porsi: quanto della nostra vita ci appartiene davvero? È una domanda antica più di 2000 anni, eppure ogni volta che diciamo era destino, oppure se avessi scelto diversamente, stiamo partecipando alla stessa discussione iniziata nelle piazze della Grecia. Una discussione che, sorprendentemente, è ancora aperta. Capitolo 6. Perché immaginiamo il destino come un filo? C'è una domanda che raramente ci fermiamo a porre, perché la risposta ci sembra così naturale da apparire scontata. Perché il destino ha proprio la forma di un filo? Se chiudessi gli occhi e ti chiedessi di immaginare la tua vita, probabilmente non vedresti una pietra, né una spada, né una montagna. Quasi senza accorgertene, penseresti a qualcosa che inizia da un punto lontano, attraversa il tempo e continua a scorrere in avanti. Una linea. Un filo. È un'immagine così radicata nella nostra mente che continuiamo a usarla anche oggi. Diciamo di aver perso il filo di un discorso, di voler ricucire un rapporto, di seguire il filo dei ricordi. Persino quando raccontiamo la nostra storia parliamo di intrecci, di nodi da sciogliere, di legami che si spezzano. Cambiano le epoche, cambiano le lingue, ma quel filo continua ad accompagnarci. I greci non inventarono questa metafora per caso. Per loro la tessitura era molto più di un semplice mestiere. Ogni casa custodiva un telaio e attorno a quel telaio trascorrevano giornate intere. Un tessuto non nasceva in un istante, cresceva lentamente, filo dopo filo, con pazienza. Se qualcuno avesse osservato il lavoro soltanto per pochi minuti, avrebbe visto un intreccio confuso. Il disegno compariva soltanto con il tempo. Forse era proprio questo che gli antichi vedevano nella vita umana.
Quando viviamo un momento difficile ci sembra spesso un frammento senza significato, un nodo che rovina tutto ciò che lo circonda. Poi passano gli anni e quello stesso momento trova il suo posto accanto a tanti altri. Guardando indietro scopriamo che eventi che sembravano scollegati hanno finito per costruire la persona che siamo diventati. È la stessa esperienza che vive chi osserva un arazzo da troppo vicino. Da pochi centimetri di distanza vede soltanto fili disordinati. Basta fare qualche passo indietro e improvvisamente compare un'immagine. Forse è anche per questo che il simbolo delle Moire ha attraversato più di 2000 anni senza perdere la propria forza, perché parla di qualcosa che tutti sperimentiamo. Nessuno conosce davvero il disegno completo della propria vita mentre la sta vivendo. Possiamo vedere soltanto il tratto di filo che stiamo attraversando in questo momento. Ed è curioso accorgersi che immagini simili esistono in culture lontanissime tra loro. In molte tradizioni il filo unisce ciò che è stato e ciò che deve ancora accadere. Diventa memoria, continuità, appartenenza. È qualcosa che collega una generazione all'altra e ricorda che ogni storia nasce sempre da una storia precedente. Forse è proprio questo il motivo per cui le Moire continuano ad affascinarci, anche se nessuno crede più che tre dee siedano davanti a un telaio invisibile. Non abbiamo bisogno di immaginare Cloto, Lachesi e Atropo per capire cosa rappresentano, ci basta vivere. Ogni scelta aggiunge un nuovo tratto alla nostra storia, ogni incontro lascia un intreccio, ogni addio recide un legame e ne trasforma altri. Così, senza rendercene conto, continuiamo ancora oggi a raccontare la nostra esistenza usando le stesse immagini che i greci avevano affidato alle Moire. Forse il loro mito è sopravvissuto così a lungo proprio perché non parla soltanto del destino, parla del modo in cui gli esseri umani cercano da sempre di dare una forma al tempo. E quando il tempo diventa visibile nella nostra immaginazione, assume quasi sempre la stessa forma, quella di un filo che continua a scorrere tra le dita, mentre noi possiamo osservare soltanto il piccolo tratto che stiamo vivendo. Capitolo 7. Le tre sorelle che non sono mai morte. Se le Moire fossero rimaste soltanto tra le pagine dei miti greci, probabilmente oggi il loro nome sarebbe conosciuto solo dagli studiosi di storia antica. E invece è successo qualcosa di curioso. La Grecia è cambiata. Gli dei dell'Olimpo hanno smesso di ricevere sacrifici, i loro templi sono diventati rovine. Eppure quelle tre donne hanno continuato a camminare nella nostra immaginazione, hanno soltanto cambiato nome. Quando Roma raccolse l'eredità della cultura greca, le Moire divennero le Parche. Cloto, Lachesi e Atropo continuarono a filare, misurare e tagliare il filo della vita, ma ora appartenevano a un altro popolo, a un altro impero, a un'altra lingua. Era la dimostrazione che certe storie riescono a sopravvivere perfino ai confini politici e alle civiltà che le hanno create. Passarono altri secoli, l'impero romano cadde, il mondo cambiò ancora. Ma il destino continuava ad avere il volto di tre donne. Nel Medioevo la loro immagine riaffiorava tra manoscritti e miniature. Nel Rinascimento tornava sulle tele dei pittori. Gli artisti cambiavano lo stile, i colori, gli abiti, ma il gesto restava lo stesso. Un filo che nasce, un filo che cresce, un filo che viene reciso. Era un'immagine troppo potente per essere dimenticata. Poi arrivò il teatro. William Shakespeare conosceva bene la forza dei miti antichi e quando scrisse Macbeth affidò il peso del destino a tre figure misteriose che attendono il protagonista nella nebbia. Non si chiamano Moire e non impugnano fusi o cesoie. Sono tre streghe, parlano poco, ma bastano poche parole per cambiare il corso della storia. Da quel momento Macbeth non riesce più a liberarsi della profezia che ha ascoltato. Ogni decisione che prende sembra avvicinarlo sempre di più a ciò che teme. Il volto è cambiato, l'idea è rimasta la stessa. Ed è sorprendente accorgersi di quante volte
quella stessa idea continui a riapparire ancora oggi. Chi ha giocato a God of War ha incontrato le sorelle del destino come creature capaci di controllare il tempo e il corso degli eventi. La loro rappresentazione è diversa da quella dei miti antichi, più oscura, più spettacolare, ma il cuore della leggenda è ancora lì. Esiste una forza che perfino il protagonista fatica a sfidare. Nel videogioco Hades, invece, le Moire restano quasi sullo sfondo, come una presenza costante che appartiene all'ordine del mondo. Non hanno bisogno di occupare la scena per essere percepite. Chi conosce la mitologia avverte che il loro filo continua a intrecciarsi con ogni vicenda raccontata negli inferi. Anche la letteratura contemporanea ha scelto di riportarle in vita. Nei romanzi di Percy Jackson, Rick Riordan le presenta in un modo che molti giovani lettori ricordano ancora oggi. Appaiono come tre anziane che lavorano a maglia sul ciglio della strada. Sembrano persone comuni, quasi invisibili. Poi una di loro prende le forbici e taglia un filo. Chi conosce il significato di quel gesto comprende immediatamente che qualcuno sta per morire. Non serve aggiungere altro, è un'immagine antica di oltre 2000 anni che continua a parlare al pubblico moderno con la stessa forza. Perfino Disney, quando racconta la mitologia greca o si ispira alle sue figure, conserva spesso quell'idea di un destino che accompagna gli eroi dall'inizio alla fine del loro viaggio. Magari le Moire non compaiono direttamente, oppure vengono trasformate, semplificate, adattate a un pubblico diverso, eppure la loro ombra resta sempre presente, nascosta dietro la domanda che accompagna ogni protagonista. Riuscirà davvero a cambiare ciò che lo aspetta? E questo è il destino di tutti i grandi miti. Non rimangono identici, cambiano voce, cambiano volto, attraversano le epoche come viaggiatori instancabili, adattandosi a ogni generazione senza perdere la propria anima. Le Moire sono riuscite a fare esattamente questo, sono passate da poemi recitati nelle piazze della Grecia ai teatri inglesi, dai dipinti rinascimentali ai romanzi fantasy, fino agli schermi della nostra console o dei nostri computer. Ogni volta qualcuno le riscrive, ogni volta sembrano nuove, eppure se osserviamo con attenzione scopriamo che stanno ancora compiendo lo stesso identico gesto. Da una parte del mondo qualcuno continua a filare, da un'altra qualcuno continua a misurare e in silenzio qualcuno continua a stringere tra le mani un paio di forbici, perché certi personaggi non sopravvivono grazie alla fedeltà in cui vengono raccontati. Sopravvivono perché continuano a dare un volto a domande che ogni epoca sente il bisogno di porsi. Ed è proprio per questo che le Moire non appartengono soltanto alla mitologia greca, appartengono anche alla nostra. Capitolo 8. E se incontrassi davvero le Moire? Per tutto questo viaggio abbiamo cercato di osservare le Moire da lontano. Le abbiamo viste nascere nei racconti dell'antica Grecia, lavorare davanti al loro telaio, dialogare con gli dei e attraversare i secoli fino ai giorni nostri. Ma c'è una domanda che è rimasta in silenzio. Come vedono loro gli esseri umani? È facile immaginare tre figure fredde, distanti, quasi indifferenti. Dopotutto passano le loro esistenze osservando nascite e morti. Se fosse davvero così, il loro lavoro sarebbe soltanto una lunga successione di vite destinate a cominciare e a finire. Eppure i miti lasciano spazio a un'altra possibilità. Forse, se le Moire potessero parlare, la loro voce sarebbe molto diversa da quella che immaginiamo. Forse direbbero qualcosa del genere. Ci avete chiamate in molti modi: dee del destino, tessitrici, custodi della vita, perfino giudici. Ci avete temute perché stringiamo tra le mani il filo della vostra esistenza, ma raramente vi siete fermati a guardarci davvero. Da quando il mondo ha avuto inizio, osserviamo il primo respiro di ogni creatura e l'ultimo battito del suo cuore. Abbiamo visto nascere imperi che sembravano eterni e scomparire senza lasciare altro che polvere. Abbiamo visto re convinti di possedere il mondo e bambini destinati a cambiare il corso della storia con un solo gesto. Per noi ogni vita è diversa, eppure ognuna possiede lo stesso valore. Quando una madre stringe suo figlio per la prima volta, noi siamo lì. Quando un vecchio chiude gli occhi dopo una lunga esistenza,
siamo ancora lì. Tra quei 2 istanti si svolge tutto ciò che voi chiamate vita. Molti credono che il nostro compito sia decidere chi merita di essere felice e chi debba soffrire. Se fosse così, il mondo sarebbe governato dai nostri desideri, ma il mondo non appartiene ai desideri di nessuno. Noi custodiamo un equilibrio più antico degli dei. Ogni nascita apre uno spazio nel tempo, ogni morte lo richiude. Se uno solo di questi gesti venisse meno, il mondo smetterebbe lentamente di riconoscersi, le stagioni cesserebbero di alternarsi, le generazioni smetterebbero di lasciare il posto a quelle future, ogni cosa rimarrebbe immobile e ciò che oggi chiamate vita perderebbe il suo significato. Per questo non celebriamo le nascite e non piangiamo le morti. Le accompagniamo. Ci avete accusate di essere crudeli perché nessuno ama vedere il proprio filo avvicinarsi alla fine. Ma provate a immaginare un libro senza l'ultima pagina, una melodia che non trova mai il suo accordo conclusivo, un tramonto che si rifiuta di lasciare spazio alla notte. Sarebbero davvero più belli? O semplicemente incompleti? Molti di voi trascorrono l'intera esistenza cercando di conoscere il momento in cui il filo terminerà. Noi invece osserviamo qualcosa di molto diverso. Vediamo persone così concentrate sulla fine da dimenticare tutto ciò che esiste nel mezzo. Eppure è proprio lì che ogni vita trova il suo valore. Quando amate qualcuno, quando perdonate, quando sbagliate, quando trovate il coraggio di ricominciare, è in quegli istanti che il vostro filo acquista il suo colore. Noi possiamo seguirne la lunghezza, ma ciò che lo rende unico nasce dalle vostre scelte. Per questo non siamo vostre nemiche, non siamo qui per togliervi il tempo, siamo qui perché il tempo possa esistere. Ogni filo che passa tra le nostre mani è irripetibile. Nessuno è identico a un altro, nessuno può essere sostituito. Quando uno si interrompe, l'universo perde per sempre una storia che non tornerà mai più. Ed è proprio questa fragilità a rendere preziosa ogni esistenza. Quando abbiamo seguito Persefone tra la luce della primavera e il regno dei morti, abbiamo visto una dea imparare ad abitare 2 mondi. Le Moire invece sembrano appartenere a un luogo ancora diverso. Non vivono davvero tra i vivi, non vivono nemmeno tra i morti, restano ferme sulla soglia che unisce entrambe le cose. Forse è per questo che la loro figura continua ad affascinarci, perché rappresentano una verità che attraversa ogni epoca. Il limite della vita non le rende meno preziose, è proprio quel limite a dare significato a tutto ciò che accade prima. E arrivati fin qui, resta soltanto un'ultima domanda. Se il filo della nostra esistenza è destinato a concludersi, che cosa possiamo imparare da tutto questo? Capitolo 9. L'ultimo filo. Siamo partiti da una domanda semplice. Se conoscessi il tuo destino, continueresti a vivere nello stesso modo? Per tutto questo viaggio abbiamo inseguito una risposta. Abbiamo attraversato i miti, ascoltato gli dei, seguito gli eroi che cercavano di cambiare il proprio futuro, osservato filosofi discutere per secoli e perfino immaginato le Moire raccontare il loro punto di vista. E quasi senza accorgercene qualcosa è cambiato, perché forse il vero mistero non è mai stato il destino, è il tempo. Quando siamo giovani abbiamo l'impressione che la vita sia infinita, rimandiamo un incontro, una telefonata, un viaggio, ci diciamo che ci sarà un'altra occasione, un altro giorno, un altro momento. Poi passano gli anni, un volto scompare, una casa viene venduta, un amico prende una strada diversa dalla nostra. I luoghi cambiano, anche noi cambiamo, ed è allora che ci accorgiamo di una verità tanto semplice quanto difficile da accettare. Il tempo non rallenta per aspettare nessuno. Forse è proprio questa la ragione per cui le Moire hanno attraversato più di 2000 anni di storia, perché non parlano soltanto della morte, parlano del valore di ogni istante che la precede. Immagina di poter vivere 1000 anni. All'inizio sembrerebbe un dono straordinario. Avresti tempo per imparare ogni lingua, attraversare ogni mare, leggere ogni libro. Poi, lentamente, il tempo perderebbe il suo peso. Le giornate smetterebbero di essere preziose proprio perché diventerebbero infinite.
Ogni scelta potrebbe essere rimandata, ogni sogno potrebbe aspettare, ogni addio perderebbe significato. È una strana contraddizione. Ciò che rende prezioso il tempo è proprio il fatto che non possiamo trattenerlo. Le Moire, forse, hanno sempre custodito questa verità. Per questo il loro filo termina, per questo esiste una misura, per questo prima o poi arrivano anche le forbici di Atropo. Non come una punizione, come il compimento di una storia. Quando leggiamo un grande romanzo sappiamo che arriverà all'ultima pagina. Quando ascoltiamo una melodia sappiamo che l'ultima nota arriverà. Ed è proprio quest'ultima pagina, quell'ultima nota, a dare significato a tutto ciò che è venuto prima. Forse la vita funziona allo stesso modo. Per migliaia di anni gli uomini hanno avuto paura delle Moire. Le hanno immaginate severe, implacabili, silenziose. Ma osservandole da vicino viene quasi il dubbio che la paura non fosse rivolta a loro. Forse abbiamo sempre avuto paura di qualcos'altro, di vedere il tempo scorrere, di accorgerci che ogni giorno vissuto è anche un giorno che non tornerà più. Le Moire sono diventate il volto di quella paura, un volto antico, capace di dare forma a qualcosa che nessuno riesce davvero a spiegare. Eppure, se c'è una lezione che possiamo portare con noi da questo viaggio, è sorprendentemente semplice. Il valore di una vita non si misura contando i suoi giorni, si misura da ciò che riusciamo a intrecciare mentre quei giorni ci vengono affidati. Ogni incontro, ogni errore, ogni abbraccio, ogni scelta, ogni parola che cambia la vita di qualcuno, sono questi i fili che continuano a vivere anche quando il nostro si interrompe. Forse questo è il significato più profondo del mito. Le Moire non ci ricordano soltanto che il tempo finirà, ci ricordano che proprio perché finirà, ogni istante possiede un valore che nessun altro momento potrà mai avere. E allora, forse, la domanda con cui abbiamo iniziato questo viaggio non è più quella giusta. Non importa sapere quanto è lungo il filo, la vera domanda è un'altra: che cosa stai intrecciando mentre hai ancora il tempo di farlo? Ma se le Moire ci insegnano che esistono limiti che nessuno può spezzare, allora rimane un'ultima domanda: che cosa accade quando qualcuno decide comunque di oltrepassarli? Perché i miti custodiscono storie di uomini, creature e antiche presenze che hanno sfidato il mare, gli dei, la morte e perfino le leggi del mondo stesso. Ed è proprio da uno di quei confini che ripartirà la nostra prossima storia. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!